Allora, dottor Iorio, in tutta questa trasformazione che vede al centro, insomma, le tecnologie legate alle batterie e poi vedremo anche all'idrogeno, la chimica torna di una centralità incredibile. Insomma, l'Italia è un paese che ha fatto la storia della chimica, abbiamo perso dei pezzi, ma abbiamo mantenuto grandissime competenze. Ci tornerà utilissimo, immagino, in questa fase. Ma quello che volevo chiederle è: le nostre aziende, le nostre filiere riusciranno in qualche maniera ad agganciare le filiere internazionali aggiungendo valore? Cioè, ce la faremo a fare questa operazione o saremo costretti ad andare in qualche maniera a ruota del Far East? Come la vede lei? La ringrazio della domanda e soprattutto perché Italmatch sta giocando un ruolo molto attivo in questo processo. Come diceva la dottoressa, la professoressa, senz'altro il mondo delle batterie oggi è spostato per quanto riguarda la produzione industriale e puramente commerciale ad est. Italmatch ha avuto la fortuna di, essendo un'azienda globale, noi abbiamo 20 impianti in tutto il mondo, di cui 6 in Asia. Quindi noi siamo partiti parecchi anni fa già come fornitore di elementi chimici per gli elettroliti ed in particolare per le batterie della presente generazione a elettroliti liquidi. Quindi siete già in quella filiera? Siamo già in quella filiera da parecchi anni, ma per quanto riguarda lo stato attuale della batteria a elettrolita liquido, tipico litio, fluoro, F6. Però rispondo con una nota direi di ottimismo abbastanza razionale sul fatto che secondo me riusciremo a portare la filiera indietro in Europa, sia per quanto riguarda la tecnologia attuale, cioè quella degli elettroliti liquidi, che ha qualche limitazione. Sono note le limitazioni in termini di sicurezza, c'è stata qualche piccola esplosione, qualche piccolo incendio che ovviamente pone dei dubbi sulla sicurezza di questo sistema. Però vorrei ricordare che la comunità europea nell'ambito del programma EPCA ha una lista di progetti. EPCA sono progetti a grande rilevanza e di importanza per la comunità, e ci sono almeno 3 progetti che riguardano le batterie elettriche di oggi e del futuro, di cui Italmatch fa parte ed è capofila per quanto riguarda la parte attiva, e in particolare degli elettroliti, ma anche dello smaltimento. Quindi per quanto riguarda gli elettroliti, noi adesso stiamo supportando lo sviluppo del trasferimento della produzione delle attuali tecnologie in Europa, perché comunque le attuali tecnologie avranno comunque un futuro, pur se non di lunghissimo termine, ma ci sono, posso dirlo, ci sono già 2 iniziative in Europa per la realizzazione di 2 stabilimenti, Polonia e forse Italia, per le batterie di attuale generazione, dove Italmatch fornirà sostanzialmente la tecnologia esistente asiatica o simile. Questo riguarda il presente ed il medio termine. Ovviamente Italmatch fa dello sviluppo tecnologico la sua, forse arma migliore per quanto riguarda la crescita. Quindi c'è un secondo programma invece di maggior interesse per il lungo termine, che è quello dello sviluppo dei cosiddetti elettroliti solidi. Gli elettroliti solidi dovrebbero portare enormi vantaggi alla batteria, soprattutto in un'ottica di mobilità elettrica. In particolare maggior sicurezza, numero 1, e migliore densità energetica. Perché il tema sono sempre prestazioni e autonomia, giusto? Quindi bisogna trovare il modo per sfruttare al meglio i vettori che si hanno. Insomma. Assolutamente sì, e ovviamente una delle caratteristiche più importanti del futuro delle batterie sarà quella di migliorare sempre di più la densità di energia in termini di wattora per litro di elettrolita. E Italmatch, con sostanze chimiche diverse dalle attuali, che coinvolgono fosforo, zolfo ed altri metalli, sta lavorando da 4-5 anni alla messa a punto di questi elettroliti liquidi solidi,
che dovrebbero portare ed essere la nuova generazione. Quindi da un lato stiamo trasferendo produzione e forse riusciamo a mettere in piedi una filiera sull'esistente, dall'altro speriamo invece di essere questa volta, invece che attori passivi, attori attivi nell'implementare una filiera di nuova generazione della batteria e dell'elettrolita solido, che dovrebbe risolvere molti problemi. Uno dei temi, avete parlato poco fa delle materie prime, a parte le terre rare, indubbiamente ci sono materiali Perché c'è un tema di sostenibilità, la chimica fa a botte col tema della sostenibilità da sempre, no? Cioè, sì, anche in questo caso. Con la sostenibilità, oggi invece la chimica, almeno secondo la percezione di Italmec, la chimica è sostenibilità, la chimica deve lavorare solo ed esclusivamente in una chiave di sostenibilità e ci sono molti modi di farlo. Gliene cito uno che riguarda le batterie elettriche. Evidentemente ci sono diversi materiali, la dottoressa citava il cobalto, il nickel, il litio, che sono limitati, esistono, sono limitati e quindi pongono un problema di sostenibilità. Posso dire in tempo quasi reale che Italmec ha risolto 2 su 3 di questi problemi attraverso il recupero selettivo di nickel e cobalto dalle batterie esauste. Questo lo facciamo già in Asia. Qual è il problema? Il problema per il recupero totale è la completa selettività, cioè la purezza del metallo che si recupera, del cobalto piuttosto che del nickel, che si recupera dalla batteria esausta. È ben altra cosa da prendere dei rifiuti complessi, tritarli e metterli a far fondo di qualcosa. Significa recuperare ogni singolo elemento in purezza. Un singolo elemento in purezza, perché solo così lei lo può riutilizzare per la produzione di una nuova batteria. Il prossimo passo sul quale stiamo lavorando è il litio. Il litio è chimicamente più difficile rispetto alle altre 2 materie perché in termini di selettività, perché è molto affine ad altri elementi, quindi ci vuole un prodotto che con una purezza delle parti per milione selezioni il litio in purezza. Abbiamo 3 o 4 chimiche di interesse allo studio. Ce n'è una che sembra più promettente, spero magari nella prossima trasmissione di potercene parlare. In grado di recuperare anche il litio in maniera selettiva. Quindi molto ottimismo sulla filiera europea, sia per quanto riguarda la produzione presente, sia per quanto riguarda la produzione delle nuove generazioni, e molto ottimismo anche sulla sostenibilità delle batterie attraverso una carta che noi possiamo giocare dal punto di vista chimico, che è quella del recupero. Quindi tecnologia e economia circolare sono un po' le parole chiave anche per garantire questo reshoring tanto nei progetti di sviluppo, di ricerca e sviluppo, quanto nell'industria, no? Perché poi chi si occupa di questi temi vuole vedere i ricercatori, i gruppi di ricerca al lavoro, ma vuole vedere anche le fabbriche al lavoro. Assolutamente. Insomma, no? Le 2 cose devono tenersi per mano, perché altrimenti davvero perdiamo terreno.